Dunque, io sono andato in Ferrari nel giugno dell'88 come mandato dalla Fiat per in qualche modo vedere come andavano avanti le cose in Ferrari. Quindi la mia esperienza comincia col motore turbo e comincia con un episodio molto bello che è la vittoria a Monza, dove Berger e Alboreto fecero la famosa doppietta. In quel caso la fortuna aiutò anche la Ferrari, perché Prost uscì dopo 20 giri e Senna ebbe quell'incidente con Schlester a 5 giri dalla fine. Resta comunque il fatto che mettemmo il famoso cartello Revs, che significa mantenere le posizioni, perché Alboreto stava incalzando Berger col rischio di restare entrambi senza benzina. Morale della favola, riuscimmo ad arrivare e quindi a fare la doppietta con Berger primo e Alboreto secondo. Direi che Berger mi ringraziò, ma Alboreto, anche lui che è sempre stato un gran signore, Alboreto mi disse: io al tuo posto l'avrei fatto. E quindi a questo punto la doppietta fu non soltanto la vittoria, ma anche il riconoscimento da parte dei piloti. Poi la mia attività in Ferrari è proseguita nell'89, quando c'era ancora Barnard in Ferrari. Barnard, che era un grandissimo progettista, ritengo forse il miglior progettista che abbia mai avuto la Formula 1, anche se dal punto di vista della gestione del team forse non era il massimo. Alla ricerca disperata di cavalli, oltre che di far andare bene la macchina, sapevamo che il motore della Honda era il motore migliore del mondo, no? E un giorno ci capitò, eravamo io e l'ingegner Massai, ci capitò di uscire dai box della Ferrari e di vedere abbandonato, apparentemente abbandonato, un motore della Honda, bello lì a nostra disposizione. Come una bella donna, non può mica non guardarla, no? Quindi a questo punto ci mettemmo lì a cominciare a guardare questo motore da destra e da sinistra. Non è che uno vedesse dentro, ma vedeva se non altro il circuito dell'olio, come mettevano la pompa, dove la mettevano, cioè c'era un po' di cosette che un occhio esperto era in grado di capire, no? Se non che poi, dopo 30 secondi uscì Ron Dennis e guarda, ci cacciò brutalmente da quella che però era una zona pubblica, non era nel box della Ferrari, della McLaren, era comunque una zona pubblica. Non ci fu evidentemente violazione di domicilio, no? Noi guardavamo un motore che incautamente la McLaren aveva abbandonato dietro al loro box, quindi tutto alla luce del sole. Don Dennis è comunque un amico, ma evidentemente in quei momenti fu un pochettino brutale, ma comunque più che giustificato. Comunque la vettura dell'89 era una vettura molto valida, aveva solo il piccolo problema dell'affidabilità, perché il cambio che mettemmo sulla Ferrari, il cambio automatico, aveva alcuni problemi di durata delle retrovalvole, di sporco, e quindi penammo abbastanza a mettere a punto il cambio per la stagione dell'89. Comunque 3 vittorie furono, facciamo, credo, non mi ricordo più bene, ma credo 3 vittorie, ne fece tutte quante Mansell, e credo che sia stata un'annata molto importante per lo sviluppo della macchina. Tra l'altro cambiammo poi tutta la soluzione del comando del cambio, che non fu più con delle valvole avvitate nel magnesio, ma aveva il suo bel blocchetto pulito da mettere in acciaio, da mettere al di fuori della fusione in magnesio del cambio, così tutti i problemi di pulizia e di durata delle elettrovalvole furono magicamente risolti, e così affrontammo poi la stagione del 1990, che fu la stagione veramente la più bella della Ferrari dopo tanto tempo. La macchina era indubbiamente la più veloce dell'8, c'erano Prost e Mansell come piloti. Prost portò tutta la sua esperienza
nella messa a punto della vettura. Mansell portò anche il suo contributo, anche se non aveva tanto voglia di fare le prove, perché tutto sommato era un grandissimo pilota come talento naturale, ma ognuno è fatto a modo suo, no? Quindi la voglia di mettersi a provare, a restare per lungo tempo a provare le vetture non faceva parte del suo DNA, cosa al contrario che aveva Prost. Io ricordo prove fatte a Fiorano di notte fino alle 11 con le vetture coi fari accesi per fargli vedere la pista, ecco, quindi per dire qual era l'attaccamento di Prost, che voleva la perfezione in ogni piccolo dettaglio. Ci sarebbero una marea di episodi da raccontare, no? Tipo quello che si accorge della differenza di poche libbre fra una molla e l'altra, ecco, della sospensione, uno scherzo che gli facemmo ad Imola. Lui non completò neanche il giro, ma rientrò dicendo che non mi avete messo le molle giuste. Ecco. Questo per dire la sensibilità del pilota, no? Comunque in 90 credo che abbiamo fatto nel 90 credo 9 o 10 vittorie, adesso non mi ricordo più bene, tra cui la 100ª vittoria della Ferrari fu alle Castellet e la fece Prost, e il campionato purtroppo non riusciremo a vincerlo, perché per una serie di ragioni, direi due sono le ragioni fondamentali per cui il campionato del 90 non fu appannaggio della Ferrari. Primo, il disastro di Estoril, dove purtroppo in partenza Mansell fu un po' troppo irruente, lasciatemi dire il termine, chiuse Prost e perdemmo le due posizioni. Avevamo le macchine in pole in prima fila tutte e due, ma per questo piccolo incidente in partenza alla fine le McLaren passarono davanti. Ma non solo, a 10 giri dalla fine, quando Mansell era in testa, Senna era secondo e Prost era terzo immediatamente dietro Senna, Caffi pensò bene di uscire di strada, così la corsa fu interrotta a 10 giri dalla fine. E a vedere le gomme di Senna quando rientrò nei box piene di buche, sembrò evidente assolutamente che Prost l'avrebbe passato nel giro di pochi giri, avrebbe conquistato quei punti in più che ci avrebbero permesso di andare in Giappone non con la necessità assoluta di vincere, ma con la possibilità anche di un piazzamento. Il secondo episodio è quello che ho citato, ed è quello del Giappone, dove sapete tutti come è andata a finire. Senna non alzò il piede, tamponò Prost, me lo fece anche vedere, e quindi c'è poco da fare, gli restituì quello che Prost gli aveva fatto l'anno prima, quindi non ci sono commenti da fare. L'unico commento che posso fare è che con la pista piena di detriti e di pezzi forse si poteva dare bandiera rossa e rifare la partenza, ma questo fa parte della sfera politica, non della sfera tecnica, quindi questo lo dico, ma quindi non c'entra. Bon, quindi il 90 rappresentò per me, un po' come il film Sliding Door, il fatto che non si vince il campionato, e nel 91, all'inizio del 91, sono poi rientrato in Fiat quando andò via Fiorio, arrivò Lombardi, grosse esperienze nei rally, ma purtroppo le corse in pista sono tutta un'altra cosa, e morale della favola non era più come prima, non si poterono mettere in pista delle innovazioni che avevamo sviluppato l'anno prima, una per tutte le sospensioni attive, con le quali poi la Williams vinse l'anno dopo. E furono tutte innovazioni che in quel momento di cambiamento restarono bloccate o sospese, per cui poi la stagione, io rientrai praticamente all'inizio, subito dopo che Fiori è andato via, penso, mi ricordo ad aprile, io a maggio rientrai in Fiat.
E poi la storia della Ferrari, purtroppo perdere quelle innovazioni significa nel mondo della Formula 1 perdere 3 anni, 4 anni, non 3 mesi. Ecco, quindi questo è quello che poi successe nella Ferrari. Rientrato in Fiat ho fatto poi quello che dovevo fare sempre nel gruppo. Allora, parlando di piloti in generale, io ho avuto la fortuna di avere Prost e Mansell, no? Che erano piloti al top. Per certi versi Prost era prevalente nella messa a punto della macchina, nello sviluppo della macchina, Mansell forse era prevalente per quel che riguarda la velocità in pista. No? Non ho avuto purtroppo l'opportunità di lavorare con Senna, col quale tra l'altro mi legavo un rapporto di stima reciproca e anche di affetto verso Senna, che avrebbe voluto venire in Ferrari e ha fatto di tutto per poter essere in Ferrari nel 91. Purtroppo poi le cose sono andate diversamente e quindi nonostante la sua volontà, che tra l'altro pubblicamente manifestò quando ci fu la festa della Marlboro all'Ariston di Sanremo, lo disse chiaramente, quindi non sto raccontando niente di particolarmente strano e sconvolgente, lui voleva venire in Ferrari e ci sarebbe venuto a qualunque prezzo, ecco, detto in maniera molto semplice. Erano evidentemente 3 talenti naturali senza nessuna ombra di dubbio, Prost più più preciso nella messa a punto, Mansell bravissimo nella guida, ma forse un po' svogliato nella messa a punto della macchina, e Senna, lasciatemi dire, che li metteva insieme tutte e due, quindi valeva sia le caratteristiche peculiari di Prost sia le caratteristiche di Mansell, quindi era effettivamente il talento naturale, ma non solo naturale, con anche la capacità di sviluppo della vettura e così via. Mi è spiaciuto moltissimo che Senna ci abbia lasciati in quel maledetto incidente al tamburello a Imola. Sarebbe stato molto bello vedere il duello fra Senna e Schumacher, ecco, quindi questo avrebbe dato una dimensione anche diversa alla grandezza di Schumacher, sul quale credo che non ci sia ombra di dubbio. Che dire della benzina? Cioè, a quei tempi in Formula 1 non c'erano regole sulla benzina, c'era soltanto una specifica che la benzina doveva essere fatta di una certa tipologia di idrocarburi e nulla di diverso da questo. Noi lavoravamo a quei tempi insieme all'Agip in modo da cercare di sviluppare una benzina che ci consentisse di migliorare le prestazioni del motore. E c'era un ricercatore dell'Agip che ricordo sempre con affetto, oltre che con grandissima stima, che era l'ingegner Nicastro. L'ingegner Nicastro nella cantina dell'Agip, credo, in uno scantinato terrificante, con i suoi alambicchi cercava il miglior miscuglio di idrocarburi di varia natura, tutti peraltro regolari, in modo tale da cercare di darci una benzina che ci consentisse di migliorare le prestazioni del motore. E noi alla domenica mattina, quando non c'erano da fare le messe a punto dei motori di gara, non c'era da fare lo sviluppo normale, ci trovavamo con l'ingegner Govoni, che era il mio motorista, con il quale abbiamo fatto delle esperienze di lavoro bellissime, a provare le benzine di Nicastri. Prova 1, prova 2, prova 3. Alla fine trovammo finalmente una benzina che ci dava 20 o 30 cavalli di più. Ovviamente cambiamo motore, ne provammo un altro, in modo tale da verificare tutto quanto. E effettivamente quella benzina ci dava i famosi 25-30 cavalli in più, che non sono uno scherzo, ottenuti tra l'altro senza dover fare nessuna modifica sul motore. Telefonammo a Nicastri, che evidentemente era nella sua cantina a bricolare altre cose,
E lui a questo punto ci disse: ma come faccio adesso a darvela? Io ne faccio pochi litri, no? Come faccio? E allora lui lavorò giorno e notte e cominciò a darci la benzina per le qualifiche, poi la benzina per le qualifiche più un pilota in gara, e non era facile scegliere il pilota a cui darla, e poi alla fine entrammo a regime con questa benedetta benzina che ci consentì di avere le prestazioni che la vettura del 90 aveva in pista. Era una gran macchina, avevamo dei buoni piloti e avevamo anche una gran benzina. L'unico difetto di questa benzina qui è che puzzava d'aglio, nonostante che il buon Nicastri cercasse di metterci il profumo di rosa o qualunque altro tipo di profumo che lui cercava di recuperare a destra e manca per togliere questo terribile odore di aglio o di bagna cauda, si direbbe in Piemonte, la benzina puzzava d'aglio, non c'era niente da fare. E allora lì si scatenò tutta la stampa cominciando a dire che la Ferrari è una benzina irregolare, che qui come al solito barano, e tutte le storielle più divertenti che la stampa è in grado di scrivere, no? Quando si scatena e ha trovato un oggetto su cui poter scatenarsi. Morale della favola che la benzina era perfettamente regolare, tant'è che superò tutte le prove che ci fecero in maniera intensa, perché a questo punto, di fronte a un sollevamento popolare di questo genere sui giornali, è chiaro che ogni gara il buon Charlie Whiting arrivava, prelevava la benzina, andava a fare le sue analisi, ma la benzina era perfetta e il buon Nicastri poté dormire sonni tranquilli. Nel 95 sono andato a fare il campionato che in quel tempo cambiava da DTM, campionato sostanzialmente tedesco, a ITC, campionato internazionale turismo, con l'Alfa 155, e fui mandato dalla Fiat, in particolare dall'ingegner Cantarella, in base all'esperienza che avevo fatto prima in Ferrari. In quel momento in Alfa le cose non erano brillantissime. L'Alfa aveva vinto un campionato di DTM, quindi non erano sprovveduti, no? Ma in quel momento, per tutta una serie di ragioni, l'Alfa non andava bene, no? E quindi Cantarella mi pregò di andare in Alfa, anzi mi ordinò di andare in Alfa a cercare, insieme a Giorgio Pianta, che ricordo sempre con grande affetto, di mettere un pochettino a posto le cose per cercare di riprendere i fasti precedenti che aveva l'Alfa Romeo nel DTM. Io andai, la prima volta andai alla fine del 95, credo all'ultima gara del campionato DTM, che era a era a Magny-Cours, a Magny-Cours, e andai con mia moglie, mi accompagnò, andammo su in macchina, e mia moglie è un po' abituata al box della Ferrari, evidentemente, perché spesso veniva a controllare il marito nei box della Ferrari, e mia moglie, quando vide la situazione dei box dell'Alfa Romeo, che come ho detto in quel momento aveva qualche attimo di difficoltà, mi disse: ma scusa, ti hanno mandato, ma tu hai accettato? Io ho detto sì, ho accettato, e vabbè, adesso diamoci da fare e cerchiamo di mettere a posto le cose. E così in effetti fu, perché dopo le prime 2 gare in cui ancora qualche pasticcio lo facemmo, vuoi con la benzina del Mugello invece che con la benzina tedesca, senza nessun vantaggio evidentemente in termini di prestazioni, ma che ci costò anche la squalifica per averla dimenticata nei serbatoi. Alla fine l'ingranaggio si mise in moto, decidemmo che le vetture venivano fatte a Chivasso e i motori venivano fatti a Settimo Milanese presso la sede dell'Alfa Corse, e non un'organizzazione mista, un po' di vetture da una parte, un po' di motori dall'altra, che tutto sommato non andava molto bene. Detto questo, la gara che rappresentò la svolta fu quella del Nürburgring, dove vinse per la prima volta l'Alfa Romeo, mi sembra la terza o la quarta gara, e vinse Nannini. Fisichella arrivò terzo, no? Avevamo piloti di tutto rispetto. Fisichella
e Danner, che erano con la sponsorizzazione di una televisione tedesca, e avevamo i due big, Larini e Nannini, con la Martini nel team di punta dell'Alfa Corse. Gestivamo anche tramite la JAS altre 4 vetture che erano affidate a Tarquini, Modena, Watson e un altro pilota che non ricordo. Tra l'altro una di queste vetture era una vettura tutta argento con la scritta Bosch, perché Bosch ci aveva fatto tutto il sistema anti-skid senza farci pagare una lira, quindi noi l'avevamo premiata con una bellissima vettura con la scritta Bosch su una vettura argento. Da partire dal Nürburgring ci accorgemmo però che le prestazioni della vettura non erano ancora al top. Facemmo un sacco di modifiche di tipo aerodinamico, dai famosi specchietti che riducevano il vortice di estremità dello spigolo del parabrezza, alle specie di minigonna sul fondo, ma ci mancava un po' di potenza nel motore. A febbraio decidemmo che era ora di fare un motore nuovo e lo facemmo in 4 mesi col buon ingegner De Agostino, che fu poi, dopo l'esperienza in LTC, andò in Ferrari a fare il responsabile in pista dei motori, no? D'Agostino era un uomo in cui il time to market era una cosa che non c'entrava assolutamente nulla, difatti il motore lo fece in 4 mesi e non in 2 anni, e dopo 4 mesi noi avemmo il motore pronto per fare le prime prove in pista. Ora, fare un motore nuovo in 4 mesi credo che sia un record difficilmente battibile. Il motore aveva un basamento completamente diverso, di conseguenza anche la testa era diversa, e le prime prove che facemmo al Mugello con Larini e Nannini furono effettivamente molto molto confortanti. Si guadagnava nel rettilineo del Mugello, uscendo dalla curva in fondo, si guadagnavano 30-40 km all'ora, ecco, quindi voleva dire che non era uno scherzo, no? Era un motore serio. Aveva qualche problema di derivazione, perché derivava non proprio esattamente dai 60 gradi dell'Alfa, però derivava comunque da una vettura Fiat, per cui lì ci fu qualche problema a metterlo in pista. Lo mettemmo in una notte lavorando dalle 11 di sera alle 6 del mattino, perché non si doveva usare. In realtà poi noi decidemmo di usarlo, anzi decisi io di usarlo, e alla fine con questo motore vincemmo credo 7 delle ultime 8 gare dell'ITC. La prima gara fu Nürburgring, dove vinse Nannini, e lì ci andò discretamente bene, perché Nannini vinse, ma dopo 500 metri dal traguardo restò senza freni, ecco. Quindi se restava senza freni il giro prima, il nostro bel motore purtroppo non sarebbe servito a nulla. Quindi la storia del motore è veramente una cosa in cui sono gratissimo a chi lo fece, D'Agostini e il suo team, che furono veramente dei ragazzi fantastici. Ma una delle gare più belle, perché quel momento era a settembre del 96, no? Quindi Nannini era in lotta per vincere il campionato ITC, e una delle gare più belle fu quella Magny-Cours, dove avevamo Larini, Nannini e Fisichella che erano nelle prime 3 posizioni, no? A questo punto l'accordo era che ragazzi, c'è poco da fare, mi spiace togliere una vittoria a un pilota, però qui dobbiamo puntare le carte su chi è più avanti in classifica, quindi su Nannini. E allora l'accordo con Larini e Fisichella era quello che, qualora loro fossero stati in testa, avrebbero lasciato passare il compagno di squadra. Cosa che puntualmente avvenne, perché erano tutti dei ragazzi a modo,
ma quando lo fecero passare all'ultima curva di Magny-Cours prima del rettilineo. Nannini era dietro, loro si affiancarono, si aprirono e fecero passare Nannini in mezzo. Un gesto plateale, ma comunque in accordo con quanto avevamo deciso assieme. Oder ob doch etwas Wahres dran ist. Signore Pianta, è vero che l'Alfa ha l'intenzione di ritirarsi dalla ITC? Ma io, come ho già ripetuto negli scorsi giorni, questa notizia non l'ho mai avuta, non è una notizia ufficiale, né tantomeno come si mormora sembra che la FIA voglia chiudere l'ITC. Come ho già detto anche ieri, oggi qua è la festa dei rumori, quindi un rumore in più, un rumore in meno non cambia nulla.